Profuma, ci puoi pure mettere il naso, ci puoi pure dormire così, è una figata, eh. Vedi il succo esce. Meraviglioso, eh? Mi sento un flipper, la pallina di sonda fa tu, uguale. Io ve lo dico e ve lo ripeto da sempre, non dovete uscire da casa già con la ricetta a mente, la ricetta la dovete fare e creare dentro al mercato, perché voi avete un'idea a casa, poi quando andate al mercato non trovate quel prodotto che volete voi, fresco come volete voi, buono come volete voi, quindi al mercato si fa ricetta, andiamo. Ci sta pure che dite sempre che non trovate il raccoglitore per il recupero dell'olio esausto, quindi quando venite al mercato portate pure le boccette con l'olio che avete usato vecchio e lo recuperate, così si fa il bagno nell'acqua pulita. La spesa io la inizio sempre da che cosa? Dalla proteina, quindi o carne o pesce o formaggio o le uova, iniziate da là e poi tutto il resto degli ingredienti. Andiamo. Bentornati. Posso infilarmi, posso venire? Vai, sei il padrone. Questo la fregatura non te la dà mai, perché il giorno dopo vuole che tu ritorni, quindi... Bravo, hai detto una cosa grandissima. Oggi ho voglia di maiale. Che c'è di buono di maiale? C'ho anche un bel filetto se te lo sei. Vai! Non deve essere appiccicoso, viscido, deve essere come questo, bello. Profuma, ci puoi pure mettere il naso, ci puoi pure dormire così, è una figata, eh. Quindi la carne non deve avere odori, mi raccomando. C'è una ricetta famosa che è quella del petto d'anatra all'arancia, che costicchia, invece noi lo facciamo col maiale che abbiamo preso prima. Ne prendo 2 o 3 e sta tranquilli. Oh, queste sono caramelle. Queste si scioglieranno in bocca, immaginate belle brasate con un po' di burro, un goccetto d'aceto balsamico, sapete che vengono queste pazzesche, mi sono impazzito. Un'altra cosa divertente potrebbe essere metterci un po' d'uva perché è stagione, un grappoletto e ci sta bene, dà proprio una botta di dolcezza, non aggiungiamo zucchero, niente, fra il succo d'arancia e un po' di uva sarà una bontà. Oh. Ma oggi facciamo sto secondo piatto da paura. Allora, il filetto di maiale che avete visto come deve essere, bello, profumato, non viscido, burro, un po' di farina di riso, così siamo contenti tutti, anche quelli che sono intolleranti al glutine. Poi le cipolle borettane che vi faccio vedere come si puliscono, le arance, l'uva, un po' di miele, il timo e un po' di salvia che c'avevo a casa. E poi ci berremo qualcosa. Mo' c'ho una bella idea. Iniziamo subito dalle cipolle borettane perché qua inizia il nostro percorso, sembra una stupidaggine ma è così. Allora normalmente che succede? Le trovate o così che costano di meno, quindi con 2,50 € vi comprate un chilo di cipolle, o se no già ci stanno pulite e ve le vendono al mercato dentro una bustina. E lo dico, se c'è tempo, non c'è il cavolo da fare a casa, che dovete fare? Vi capate da soli, no? Che aspettate? Vi pulisce il fruttarolo, quello vi fa pagare, no? Giustamente. In piena ebollizione, butto le cipollette, intanto che faccio? Gli do una scottata, perché così mi facilito anche il lavoro, sarà più semplice poi cuocerle. Gli vado a dare una rifinitura in padella, con una bella padella antiaderente. Tagliamo l'arancia e la spremiamo, perché il succo sarà la salsa nostra. Quindi, una bella sfranta. Vedete, sono belle succose. Quando sono arance che vengono invece dall'estero, tipo Sudafrica o altri paesi, c'hanno poco succo, perché si sono fatti in viaggio che non finisce mai, poveracce. Immaginate queste arance che vengono dall'altra parte del mondo, prima che vengono qua si sono un po' rinseccolite, no? Quindi dobbiamo fare una spesa, volete fare sostenibili, parlate tanto, famolo vero, compriamo i prodotti che stanno più vicini a noi. Mo con l'uva, vi piace? Non vi piace? A me piace, dà un bel senso di dolcezza. I chicchi più grossi faccio così, li taglio a metà, in questa maniera. Mo non cominciate a dire, no, ma a me i semi non mi piace, e magna. Vediamo come sono. Ancora ci vuole un pochino. Il coltello stenta a entrare dentro senza difficoltà, quindi è ancora un po' cruda all'interno. Lasciamola un pochino qua dentro, anzi, vedrò di più. Spingiamo, lasciamolo in acqua così. Piano piano, con tutto il calore che ha accumulato, si finiscono da cuocere, lasciamola coccolose. Quando si prende questa parte, che è la parte più nobile, è quella che ha lavorato di meno, è quella la più pigra di tutte, il filetto, è come muscolo, non ha mai lavorato, non ha mai fatto niente, beata a lui. Allora, che dovete fare? Dovete cercare di curarla al massimo. Quindi che succede? Levategli il tessuto connettivo, così sarà tutto quanto tenerissimo, buono buono buono. Cercate di sprecare meno possibile, perché qua sono tutti soldini, no? Più sprecate e più vi mangiate meno roba.
Ci stiamo bene, no? Così. Allora, normalmente quando si va nei grandi ristoranti che si fa? Si tagliano le punte, ok? Così. E poi facciamo il filettone. Quindi io direi di fare dei filetti di questa grandezza. Guarda qua che belli, così. Cicciottosi, belli, che ti danno una bella... Guardate che magro. Il maiale, visto, tanti dicono, ma è troppo grasso. Non è vero, non è vero, è una carne magra. È una carne magra, bisogna vedere che taglio ti mangi, no? Cosa importante, ti piace la crosticina? A me pure. Ti piace che diventa un po' una salsetta che si vede, insomma, a me pure. Quindi dagli un'infarinata con la farina di riso in questo caso, ma tu puoi usare quello che ti pare a te. Se non c'è problemi col glutine, falla con la farina 00, come ti pare a te. Dati una piccola sgrullatina, una sculacciata, così. La senti la bottarella, ta ta ta. Come una sculacciatina, visto al bambino piano piano per non fargli male, però per fargli capire che ha fatto qualche cavolata, l'ha fatta, così, appena appena ci deve rimanere. Oggi non c'ho voglia di vino, però c'ho il gargarozzo che c'ha voglia di fresco. Solo fammi un cocktail, semplice semplice, io mica sono bar, ma una cosa semplice. E il bicchiere sempre ghiacciato, soprattutto quando è un cocktail, che vuoi una cosa fresca. Poi il ghiaccio. Deve essere votante il ghiaccio e lo mettiamo qua. Allora, devo usare un vino per sfumare. E che faccio? Metto un altro vino diverso all'interno del cocktail, ma stiamo a scherzare. Oggi voglio fare una cosa strana, non tanto alcolica. Lo sherry voglio usare. Da quanto tempo bevete lo sherry? Io da una vita. Fammi un po' assaggiare. Buono perché c'ha quel leggero, capito? Dolcetto. Famolo bello pieno, yeah. Il bel rinforzino, vai. Vai. Poi ci mette un po' di timo, tanto lo uso per maiale. Lo mettiamo qua, sempre con sta menta, mettiamoci qualche altra cosa in questi cocktail. Io voglio esagerare, ci metto pure un po' di salvia. Ma che sto a fare una salsa sto a fare oggi? Ghiaccio, poi c'erano tutti i barman e si incavoleranno, oh ma che Stefano, deve essere pure a fare i cocktail, si pensa a fare, perché così mi fate, amici miei barman, io non vi voglio rubare il lavoro, poi voglio divertire pure io, mica solo voi. E dai, mo però devo mettere la roba buona, dobbiamo aggiungere, perché sennò roviniamo tutto quanto, il ghiaccio, il timo, la salvia, lo sherry, tutto roviniamo. Immagina, te la faccio immaginare. Immagina sta foresta nella Repubblica Democratica del Congo, dell'albero della febbre, lo sai qual è? È l'albero del chinino. E poi immagina ste arance pressate a mano che vengono dal lontano Messico. L'amaro, l'olio essenziale di sta arance, lo zucchero, non ci sta zucchero artificiale, sta solo roba naturale, quindi fruttosio e zucchero di canna. Beccate questa, Questa è fantastica, chi la conosce lo sa, la Premio India Tonic Water da Fever 3, è pazzesca, è la meglio di tutti, quante puoi sbagliare? Come dico io, è buona. Guarda, così, la fai colare piano piano, che scendi sul ghiaccio, abbraccia lo sherry, le erbette aromatiche, Attenta a Piertimo, deve in gola. Aspetta, subito mi criticate. Mi raccomando, lo devi muovere così, non lo devi girare. Questo piano piano, devi leggermente mescolarlo perché sennò la bolla se ne va via. Mo cuciniamo. Iniziamo con la carne. Burro. Per maiale ci vuole il burro, non c'è niente da fare. Poi dobbiamo fare una ricetta che è un po' dolcetta, no? Che con l'arancia, con lo sherry, immaginatelo, deve essere una cosa molto più ruffianella, ok? Poi con sto cocktail che c'ha lì ti sgrassa la bocca perché c'è il chinino, c'è sti oli essenziali dell'arancia mare, quindi è perfetto. Dobbiamo equilibrare, dobbiamo fare un gioco che da una parte ti ingrassa e dall'altra parte ti sgrassa, capito? Mettiamo il filetto di maiale, così. Questi sono zuccheri d'orzo, vi divertite, no? A smangiucchiarli, no? Così, vai. Pepe, un po' di sale e qua mo adesso aggiungiamo tutto quello che ci piace, no? Gli aromi che ci piacciono, quindi il timo, un po' di salvia, ma tutto questo sempre fate come vi pare, perché potrebbe essere pure che a voi la salvia e il timo non vi piacciono e io voglio soltanto il rosmarino. Fai come ti pare a te, non c'ho problemi, Prendo le cipolle, guardate, così, belle, e le comincio a mettere qua.
che così pure loro si finiscono da cuocere e diventano pure loro no così brutte, bianche, slavate, vengono pure loro belle colorate. Levate le erbette così, quando è rosolata, come in questo caso, questa è bellissima, guarda qua, è stupendo. Questo lo devi, wow, pure questo viene voglia da morire da mangiare. E rimetto le erbette qua sopra. Che detto? È il tempo a occhio. Devi farlo colorare così, in questa maniera. Quando è colorato in questa maniera, lo giri. Oh, una cosa devo dire. Ti sei iscritto? Sai, guarda sempre, no? Senza che ti iscrivi, no? La grande, non ti ho chiesto una lira. Ma dai, iscriviti, spigli adesso in questo momento, vai, iscriviti, così, te pure il campanellino che ti chiama quando arriva la ricetta nuova. Mo adesso è tutto bello rosolato. Non passati sta ciccia? L'ho detto, è lo zucchero d'orzo. Mo, sfumata. Mo immaginate, lo sherry è leggermente acido perché è sempre un vino, il vino liquoroso ma è sempre acido. E però rimarrà, l'alcol va via e qua rimane solo i profumi. Infatti senti i profumi che assomigliano, ricordano leggermente, vagamente il nostro Marsala, i nostri vini liquorosi, buoni. È perfetto. Senti che profumo, mamma mia. Adesso la carne la dovete stracuocere. Come si fa il filetto al pepe verde? Anzi, lo volete vedere come si fa, come lo faccio io? Se lo volete vedere scrivete nei commenti, potete vedere pure come faccio il filetto al pepe verde. Pure così sovrapposto in questo così. Fammelo figo. Le cipolle prendo. Le mettiamo qua così, belle, guardate, e adesso l'arancia. Facciamo leggermente addensare, ci mettiamo dentro l'uva, quella che mi serve, 2 pezzetti di burro freddo e adesso incominciamo a mescolare. Si sta emulsionando perché noi stiamo agitando, stiamo scuotendo il burro, il grasso del burro insieme a tutto il resto, alla farina di riso, alle erbette, al succo d'arancia, allo sherry, quindi sarà la nostra salsa, sarà. Aggiustate con un po' di pepe e con un po' di sale. Io riesco a disegnare sul fondo della padella. Guarda che faccio. Meraviglioso, eh? L'uva, eccola qua così, che va un po' ovunque, perfetta, ok, piano piano. Allora, avete visto, con una sola padella e un tegamino abbiamo fatto una bella ricetta, che insomma potrebbe essere una ricetta che per conquistare qualcuno pure, no? Qualcuno che non crede in voi, io ci ho creduto sempre. Vai, un po' di timo, così. E mo si magna, vedi il succo esce. E questo è il pezzo più piccolo. Intigno dentro alla salsetta. Poi un pezzo di cipolletta, qua. Un pezzetto di uva, qua. Mi sento un flipper, la pallina di sonno fa uguale. Mo assaggiamo, ci sta bene? Proprio quando senti proprio che tutto quanto è perfetto, riprovatelo, fatelo il maiale, il filetto di maiale, è un'alternativa giusta, è più economico del filetto di manzo, è buono lo stesso, importante sia italiano. E poi quando vi fate una bevanda, come la cucina, usate solo roba buona.